Ciao amici del bosco, in questo video vediamo 5 errori da evitare quando si fa l'orto. I primi mesi dell'anno sono importantissimi perché indicano anche l'inizio della preparazione del nuovo orto. I consigli che vediamo oggi riguardano chi inizia l'orto per la prima volta, ma anche per chi ha esperienza. Primo errore da evitare: fare l'orto troppo grande. Soprattutto quando si inizia a coltivare è bene non partire da grandi superfici. Cominciamo nel piccolo, qualcosa che possiamo controllare facilmente, che non ci richieda troppo tempo, sul quale però ci possiamo concentrare bene. Quando invece si ha già una certa esperienza, la tentazione di allargarsi è frequente, no? Le cose sono andate bene, perché non fare molto di più? Può essere la scelta giusta, ma a volte per aumentare il raccolto si possono fare anche scelte diverse, non necessariamente aumentare la superficie, ma concentrare le energie. Se facciamo un orto troppo grande e poi non riusciamo a stare dietro a tutto, potremmo scoraggiarci, sentirci sopraffatti e quindi decidere di rinunciare del tutto. Questo secondo me non deve succedere, meglio poco ma buono. Per aumentare la produzione dell'orto ci sono varie possibilità, quindi non è necessario ingrandirsi. Potremmo decidere di coltivare più ortaggi diversi nella stessa aiuola, facendo delle consociazioni, in genere migliora anche la coltivazione, oppure si può restringere il sesso di impianto, quindi tenere le piante più vicine. Naturalmente tutto questo si può fare se il suolo è ben nutrito e fertile, quindi se abbiamo lavorato bene anche sul suolo possiamo aumentare l'intensità della produzione. Ricordati di mettere un bel like e di lasciare un commento con i tuoi errori, i tuoi consigli sugli errori da non fare nell'orto. Secondo errore da evitare: coltivare ortaggi troppo difficili. Soprattutto all'inizio, quando si è alle prime armi, è bene cominciare da quelle piante che sono più facili da coltivare. Poi naturalmente possono variare un po' le scelte in base al territorio e al clima, ma generalmente ci sono delle piante più comuni che ci daranno comunque soddisfazione. Per esempio, sono facili da coltivare l'aglio, le cipolle, le patate, le insalate, le bietole, ma anche gli zucchini e i fagiolini per esempio vengono abbastanza bene senza troppi problemi. Da me per esempio vengono benissimo i cardi, ma forse dipende dal terreno. Ci sono però delle piante che veramente vanno da sole e direi di cominciare da quelle. Questi sono i bulbi delle cipolle, si possono mettere a gennaio e sono un ortaggio facile da coltivare. I bulbi si mettono per anticipare un po' il raccolto, perché altrimenti a marzo poi possiamo mettere direttamente le piantine nate da seme, ma i bulbi ci permettono di iniziare prima e quindi di avere già delle cipolle con qualche mese di anticipo. Altra pianta facile da mettere a gennaio è l'aglio. Questi sono i bulbilli, vanno messi con la punta verso l'alto. Sull'aglio potete andare a vedere un video che abbiamo fatto con metodi creativi per coltivarlo. Quindi per scegliere quali sono le piante migliori da coltivare nel vostro orto, informatevi su quello che cresce bene nel territorio, magari andate nell'orto del vicino e chiedete a lui cosa funziona bene, cosa cresce bene, senza troppi problemi. Altro errore è quello di non considerare la presenza di parassiti e malattie. Non c'è niente da fare, qualche avversità si presenterà, non siamo noi che siamo dei cattivi agricoltori, ma semplicemente la natura funziona così, manderà sempre qualche avversario a combattere con le nostre piante, perché è necessario e giusto che funzioni così, soltanto che dal nostro punto di vista ci troviamo poi in difficoltà quando vediamo scomparire le nostre piantine, però possiamo lavorare d'anticipo. Per esempio da me si presenta spesso il problema delle lumache col guscio e senza guscio, e allora ci sono tanti metodi che possiamo applicare per ridurre l'impatto della loro presenza nel nostro orto. Su questo trovate video e articoli di approfondimento. Un'altra avversità comune sono gli afidi. Se ne possono presentare pochi e quindi si possono ignorare o possono arrivare in maniera un po' massiccia. Ecco, gli afidi si possono contrastare con la presenza di altri insetti, per esempio le coccinelle, e quindi lavoriamo nell'orto sempre in prevenzione, creando le condizioni giuste perché le coccinelle possano prosperare. Le coccinelle hanno bisogno per esempio di fiori, di varie piante dove andare anche a nutrirsi o a ripararsi, e quindi arricchiamo il nostro orto sia con piante a loro gradite sia con magari dei rifugi per passare l'inverno. In generale bisogna prevedere tanta biodiversità nell'orto e intorno all'orto. Se ci sono piante in grado di ospitare animaletti o insetti predatori dei parassiti che ci danno fastidio, vedrete che le cose andranno meglio nell'orto. E se arrivano i cinghiali, come è successo a me proprio qua,
mettete un bel recinto. Altre attività di prevenzione sono l'utilizzo di teli antinsetto per proteggere le nostre piante, oppure la rotazione delle piante nelle aiuole dell'orto in modo che non stiano sempre allo stesso posto, l'utilizzo di trattamenti naturali. Non vi sto parlando di fitofarmaci che non vogliamo utilizzare, ma dei preparati, dei macerati, magari derivati proprio da piante spontanee, come repellenti per vari insetti e anche per rafforzare le piante. 4. Non tenere conto del clima e del meteo. Gli orti devono essere tutti diversi perché ogni territorio ha un clima e un microclima diverso e dobbiamo tenerne conto. Non è possibile piantare le stesse cose a marzo in Lombardia o in Sicilia. Sicuramente dovremo scegliere piante diverse. Non solo, ma dovremmo anche poter scegliere le varietà degli ortaggi che ci piacciono di più adatte al nostro territorio. Una volta questa biodiversità era molto più diffusa, i contadini avevano selezionato le cultivar più giuste per la loro terra, adesso c'è stata un po' una standardizzazione, ma esiste insomma ancora la possibilità di fare attenzione a quello che si mette nel territorio in base al clima. Non possiamo prevedere poi il meteo nei giorni in cui vogliamo andare a seminare o a trapiantare, perché ogni anno si presenta con le sue caratteristiche diverse dal punto di vista meteorologico. Quindi quello che possiamo fare è scegliere più periodi per andare a fare le nostre semine e i nostri trapianti anche per la stessa pianta, in modo che se non facciamo poi la semina nel momento giusto, forse dopo 2 settimane per esempio troveremo invece il momento anche climatico ideale per avere successo nella germinazione dei semi. E poi la semina o il trapianto fatti in maniera scalare sono molto importanti per non avere tutto il raccolto insieme, quindi per poter raccogliere quello che ci interessa in un arco di tempo più lungo. Tra l'altro il meteo condiziona anche la tempera della terra. Cos'è la tempera? È diciamo il grado di umidità della terra, no? Quando è troppo bagnata non possiamo lavorarla, per cui possiamo organizzarci anche in questo prima, ad esempio con dei teli di plastica o una bella pacciamatura per evitare di avere il terreno troppo bagnato al momento in cui dobbiamo intervenire. Possiamo fare anche per gestire l'acqua delle aiuole rialzate. Tanto che ci siamo, vi faccio anche un aggiornamento sullo stagno. Oggi è tutto libero, abbiamo fatto pulizia e la carpa si vede che si muove qua e là, è sempre più grande. Eccola, guarda, carina. Quinto errore da non fare, forse il più grave di tutti: non nutrire il suolo. A meno che non siamo i custodi di un suolo strafertile, quindi siamo fortunatissimi, in tutti gli altri casi dobbiamo intervenire nutrendo la terra, e questo per 2 ragioni. Uno è che tutti i suoli sono estremamente impoveriti, quasi tutti, perché lunghi anni di pratiche agricole molto pesanti e sbagliate hanno danneggiato tutti i suoli, che adesso hanno pochissima materia organica e pochissimo humus, e quindi dobbiamo reintegrare e rigenerare. Seconda ragione, che comunque quando facciamo l'orto noi coltiviamo piante molto esigenti che succhiano un sacco di nutrienti dalla terra. Quando poi portiamo via le piante, che ce le andiamo a mangiare a casa, stiamo portando via anche quei nutrienti che in qualche modo poi dobbiamo reintegrare. Per nutrire la terra possiamo utilizzare diversi ammendanti, possiamo utilizzare il compost, il letame maturo, il lombricompost, ma soprattutto dobbiamo stimolare una creazione naturale di humus, quindi aggiungere materia organica, permettere o addirittura stimolare, aggiungere la microbiologia alla terra, far sì che crescano tante radici che sono importanti per la fertilità del suolo, permettere la presenza di funghi che sono altrettanto importanti per la creazione di humus. Le piante possono essere nutrite anche con dei fertilizzanti pronto uso, qualcosa di liquido, per esempio con dei macerati di ortica o di altre piante, ma in questo caso noi andiamo a nutrire semplicemente la pianta o attraverso le radici oppure attraverso un'irrigazione fogliare, ma non a migliorare le condizioni del suolo, e migliorare le condizioni del suolo è fondamentale se vogliamo un orto produttivo nel lungo periodo. Come profuma? Profumatissimo! Se volete approfondire vari metodi per migliorare le condizioni del suolo, vi ricordo il nostro corso Il Suolo è Vita. Ragazzi, allora dobbiamo aiutare tutti i nuovi orticoltori a non commettere errori, quindi scrivete nei commenti quali sono gli errori da non fare che avete imparato, così consigliamo chi è meno esperto e evitiamo che faccia anche lui gli stessi errori. Grazie di aver visto il video, ci vediamo al prossimo, ciao ciao!